Oggi i visitatori, nell'area compresa tra Corso Portareno, via Vaspergolo e via Ragno, possono vedere moderne costruzioni ed una piazza, la cui pavimentazione ricrea le sagome degli edifici in muratura, costruiti intorno al 1300. Ferrara è una delle poche città del nord Italia che non ha avuto una nascita in età romana e questa ha fatto in modo che la città non fosse influenzata nella sua forma appunto dalle preesistenze. La possibilità di verificare questo è stata data da uno scavo che si è svolto nel quartiere compreso tra via Vaspergolo, Corso Portareno e via Ragno. Qui si sono svolte due grosse campagne di scavi, una durata 4 anni dal 1982 all'85 e l'altra dal 1992 al 93. Si sono raggiunte in queste due campagne di scavi le quote del terreno vergine che è a circa 6,5 metri dal piano di calpestio attuale. È stato possibile documentare che il primo momento di nascita della città era caratterizzato dalla presenza di abitazioni in legno. Non si deve pensare a abitazioni semplici, erano abitazioni realmente con un'edilizia raffinata, con soluzioni anche architettoniche diverse e in legno erano realizzate anche tutte le strutture come non so gli steccati, le latrine e anche gli oggetti. Questa prima occupazione di questa zona è databile all'incirca al X secolo. E le costruzioni in legno continuarono a esistere in quest'area e anche in altre aree della città almeno fino alla metà del 1200. Durante gli scavi degli anni 80 è stata ritrovata una discarica che si data all'incirca alla seconda metà del 1300, conteneva circa 200 boccali della stessa forma che avevano oltretutto delle sigle. Si pensa che siano sigle dei mercanti o forse sigle dei contenuti di questi boccali. Anche la presenza di un numero così massiccio di boccali ha posto degli interrogativi. Perché erano lì? O perché era una spezieria o forse perché era semplicemente un'osteria e questi boccali venivano buttati come vuoti a perdere. Invece negli scavi fatti una decina di anni dopo, nel 1992, è stata trovata una camera di scarico sotterranea. All'interno sono state trovate più di un centinaio di oggetti in ceramica, vetri, un salvadanaio, ma soprattutto un oggetto particolarissimo, cioè uno specchio in legno di forma circolare, è un unicum in Europa ed era tenuto anche come soprammobile proprio per questa sua forma. Questo complesso di materiali ha una datazione ben precisa che si aggira intorno alla seconda metà del 1400. Le indagini archeologiche hanno permesso quindi di comprendere come doveva apparire Ferrara nel primo Medioevo, una città di legno. Vi invitiamo ora a proseguire il viaggio, nel tempo e nello spazio, in direzione di Porta Paola, dove è stata rinvenuta un'antica imbarcazione.